Buongiorno a tutti, bentrovati in un nuovo noioso video di tecnica, ma mi spiace ma ve lo meritate, ma in generale non voi che state guardando questo video, perché probabilmente voi che state guardando questo video non avete bisogno di questo genere di precisazioni, ma diciamo che ve lo voglio regalare, così almeno quando qualcuno dei vostri amici sapientoni che insomma hanno già capito tutto della vita vengono a rompervi le scatole sul che cosa hai messo sull'alimentazione, ma perché hai speso quei soldi per alimentare l'amplificatore e tutte queste menate che vengono fuori periodicamente a vari livelli. Per queste evenienze ho deciso di pubblicarvi il video definitivo che, salvo i terapeutisti di turno, dovrebbe mettere fine alle diatribe sul perché bisogna alimentare bene un impianto. In questo video non vi dirò comprate questo, comprate quello, ci sono altri video per questa finalità. In questo video vi spiegherò perché lo dovete fare bene. Allora, siete pronti a una bella mappazzona di elettronica? Ci tocca, ma sarà una cosa semplice, giusto per introdurvi le misure che faremo dopo. Anzi, la misura ne facciamo solo una sola misura, che non credo nessuno si sia mai degnato di fare, però ecco, è quella che poi ci dimostra tutto quello che ci raccontiamo adesso, garantito, pochi minuti. Però almeno localizziamo bene qual è il punto di tutto il discorso, il punto fermo che non dovrebbe sfuggirci, non dovrebbe. Disegniamo il nostro amplificatore nella maniera più semplice che abbiamo mai visto. Allora, questo è l'in, questo è l'out, questa qui la chiamiamo alimentazione. Niente tecnicismi, Vi ricordate, ne abbiamo parlato, ho fatto un video, non ricordo più se era una diretta, un video sull'amplificazione, non ricordo neanche più come si chiamasse, forse era come amplificare bene un segnale, una cosa del genere, era già una cosa un po' più complessa. Qui invece semplifichiamo al massimo, chi vuole può andare a vedersi l'altro video e ci sono sicuramente delle cose interessanti. Benissimo, questo è il nostro amplificatore, qui entra il nostro segnale, qui esce il nostro segnale amplificato e qui gli dobbiamo dare la pappa, cioè l'alimentazione. Allora, per quelli che hanno studiato elettronica solamente sulla copertina del libro e forse per le prime 2 pagine dove c'è l'introduzione e il ringraziamento agli autori, questo dispositivo è noto, ma è una specie di scatola nera. Qui entra un segnale, di là ne esce uno più grande e basta. Tutto il resto lo fa lui e chi se ne frega. E soprattutto questo oggetto funziona in un senso solo. Qui entra un segnale e qui esce, e fin qui ci siamo, ma non ci sono dei segnali che per qualche motivo scorrono e passano in sensi diversi da quello teorico, da quello più semplice. Questo è il punto più importante. Questi oggetti non sono unidirezionali, il segnale non scorre in un senso solo, mai. L'amplificatore ideale è fatto così, un segnale entra, un segnale esce e ci si scorda tutto. Ma i nostri amplificatori che non sono ideali, sì, possiamo approssimare il comportamento di un amplificatore ideale, lo possiamo approssimare, ma non sarà mai perfetto. Perché? Perché viviamo in questo universo con delle leggi della termodinamica che ci impediscono di costruire macchine perfette, se no saremmo tutti felici, probabilmente anche immortali. Quello che dobbiamo discutere oggi è la possibilità che quel segnale che noi mettiamo dentro non esca solamente dall'uscita, ma per qualche motivo ci si possa ripresentare sulla nostra alimentazione. Questo cosa ci dice? Ci dice che il funzionamento del nostro amplificatore e quello dell'alimentazione e quindi della corrente che ci entra di qua sono strettissimamente correlati. L'alimentazione non diventa più una banalità, ci metto il 220 a 50 Hz e funziona tutto. Diventa una cosa un po' più importante, perché se effettivamente dimostriamo che questo segnale qua ci finisce proprio lì, in qualche modo, allora la questione dell'amplificatore perfetto, per cui chi se ne frega dell'alimentazione, tanto l'alimentatore è ideale, tanto di lì non passa niente, finalmente una volta per tutte andrà a cadere sui piedi e io spero non ci sarà più bisogno da qui in poi di ridiscutere della questione. Poi la scienza è una cosa, la fede è un'altra. Se uno ha fede negli amplificatori perfetti, non sono io qui per discuterla. Ma se vogliamo guardare
ai numeri e alle misure, allora direi che abbiamo tagliato la testa al toro. Spero che non ci sia più da questionare con chi predica della terra piatta. La misura che andiamo a fare dopo vuole proprio andare a svelare, nel senso rivelare, far vedere questa stretta correlazione. Che cosa andremo a fare? Prenderemo un amplificatore, uno qualsiasi, perché garantito al limone non cambia molto muovendoci da un amplificatore all'altro, o quantomeno non cambia concettualmente, magari numericamente sì, ma concettualmente no. Gli mettiamo dentro un segnale, lo facciamo amplificare questo segnale, quindi mettiamo l'amplificatore sotto carico, gli facciamo erogare potenza in maniera abbastanza agevole, senza bisogno di stressarlo. Sarebbe ancora più divertente, ma non ce n'è bisogno. E poi andiamo a misurare l'ingresso del nostro amplificatore, cioè l'alimentazione del nostro amplificatore. Non l'alimentazione in continua dei finali, cioè non quello che c'è fra l'alimentatore interno dell'amplificatore e lo stadio di amplificazione, ma proprio quello che entra dal filo della corrente, ok? Gli diamo un'alimentazione quanto più ideale ci è possibile e andiamo a vedere cosa succede lì sulla vaschetta di alimentazione alla nostra corrente di alimentazione in presenza di erogazione di potenza, cioè quando l'amplificatore lavora che cosa succede lì. Credo che vedremo qualcosa di interessante e credo che questo chiude i conti con tutte le credenze e le leggende metropolitane sull'alimentazione. Vi lascio alle misure e magari ci vediamo dopo. Vorrei fare uso di un secondo sensore che ho collegato nel circuito. Il secondo sensore è questa pinza amperometrica. Per quelli che non fossero stati attenti durante la visione di altri video, questa pinza mi permette di leggere la corrente che passa all'interno di un conduttore. Mi raccomando, questo è un sensore di corrente, cioè il flusso di elettroni, non è correttissima questa definizione, ma all'interno di un conduttore. Vediamo che cosa succede. Visualizziamo anche questo canale dati sul nostro schermo. Ecco qua, lo attiviamo e vediamo un pochino di leggere anche qui cosa si nasconde nei segnali che abbiamo a schermo. Allora, adesso siamo con l'amplificatore a riposo, ok? Non c'è segnale applicato, l'unica corrente assorbita dal circuito è quella per polarizzare i finali e, data la temperatura che sta raggiungendo questo dissipatore, direi che la corrente non è poca. Vediamo sul nostro alimentatore quanto sta assorbendo questo signore. Allora, in questo momento sta assorbendo 27 watt solamente per stare acceso. Quindi potremmo anche fare i conti, magari li faremo, magari no, e capire, partendo da questo dato, quale sia la corrente di polarizzazione dei nostri dispositivi finali e di conseguenza quanto funziona in classe A questo oggetto. Probabilmente saremo attorno a un paio di watt, 3 watt, qualcosa del genere, che come sapete sono i più importanti. Del resto, se volessimo un 80 watt in classe A pura, a parte il fatto che avremo bisogno di dissipatori grossi così letteralmente, non mi stancherò mai di ripeterlo, il comportamento in classe A pura a tutti i costi per questo tipo di apparecchi, cioè per i push-pull fondamentalmente, che siano valvole, che siano transistor, la cosa non cambia. Non è detto che il miglior punto di lavoro, il miglior punto di funzionamento sia quello in classe A completa, perché il rischio è di, uno, affogare di correnti i dispositivi e non è detto che suonino bene. Vabbè, farli scaldare in una maniera incredibile è un altro discorso, ma potremmo sopportarlo, diciamo che li raffreddiamo ad acqua. E poi, per reggere quei tipi di corrente con un flusso continuo, dovremo finire per utilizzare in parallelo tanti dispositivi, oppure dei dispositivi molto grossi. Entrambe soluzioni che col buon suono hanno poco a che fare. Per cui, siccome il nostro obiettivo non è di scaldare l'ambiente, ma di far suonare bene un amplificatore, dobbiamo andare a ricercare la soluzione che suona meglio. Al di là dei 100 watt in classe A, che ripeto, non è assolutamente detto che siano la scelta migliore. Detto questo, vediamo un pochino che cosa succede. Prima di tutto diamo un'occhiata alla forma d'onda della corrente, che è quella in basso, quella verde. Direi che fin qui non vediamo nulla che non abbiamo già visto molte altre volte. È il classico assorbimento del nostro alimentatore lineare non stabilizzato che abbiamo già visto praticamente in tutti i dispositivi che abbiamo analizzato, perché
così funzionano, quindi con un assorbimento di corrente con picchi molto stretti che si ripetono ad ogni ciclo della sinusoide in positivo e in negativo, ok? Non sto a rifarvi tutto il discorso. È un comportamento assolutamente normale, il nostro alimentatore è assolutamente tipico, quindi trasformatore, raddrizzatori, condensatori di livellamento, si comporta assolutamente da manuale, né più e né meno. Nella parte superiore dello schermo invece c'è l'analisi di spettro di questo nostro segnale. Cos'è l'analisi di spettro? Allora, essenzialmente è un artificio matematico, in questo caso è una trasformata di Fourier del nostro segnale, che ci visualizza il contenuto armonico. In pratica il nostro segnale che vediamo lì sotto viene scomposto in tutte le sue componenti armoniche. Esistono una serie di teoremi che ci dicono che ogni segnale è scomponibile in una serie di frequenze. Nel nostro caso, come era abbastanza prevedibile, e lo possiamo vedere dalla lettura nella parte superiore, abbiamo tutta una serie di frequenze multiple dei 50 Hz, del resto stiamo raddrizzando la corrente di rete che è a 50 Hz e non c'è da aspettarsi niente di diverso. Attenzione che i valori che vedete non sono precisi perché in questo momento la risoluzione dell'FFT è piuttosto bassa, quindi c'è uno scarto di qualche Hz, non meravigliatevi, però troviamo facilmente i 50 Hz, i 150, i 250, i 350. Avete notato una cosa? Sono tutti multipli dispari. Quindi il nostro contenuto armonico della corrente assorbita è composta da armoniche dispari. Anche qui tutto bene. Il contenuto di armoniche dispari è proprio tipico di quei segnali che hanno un cambiamento molto repentino, cioè sono formati da picchi, come il nostro segnale, ok? Adesso vorrei farvi vedere un giochino interessante. Guardate un attimo il grafico del contenuto in frequenza. Quando io faccio lavorare il mio amplificatore, cosa vuol dire faccio lavorare? Applico un segnale che viene amplificato. Andiamo a prendere la nostra sinusoide a 1 kHz, ma solo per semplicità di misura, non per altri motivi, ma è per semplicità di visualizzazione. Lo potremo fare con qualsiasi segnale. Andiamo a applicare il nostro segnale, alziamo il volume e facciamo lavorare il nostro stadio di amplificazione come abbiamo detto. Saliamo lentamente per non fare grossi danni. Ecco, vedete che i picchi di assorbimento della corrente sono progressivamente aumentati. Perché? Perché stiamo erogando potenza sul carico, quindi quei picchi diventano sempre più alti. Non più larghi necessariamente, o comunque si allargano di poco e si allungano, si alzano di tanto. Quindi, se vi ricordate tutto quello che abbiamo detto, la nostra situazione dell'alimentazione diventa sempre più critica. Andiamo avanti, cerchiamo di avvicinarci a una condizione di clipping in modo da assorbire la potenza massima. Applico sempre i segnali con progressività possibilmente. Vedete che già il segnale in corrente è andato nettamente fuori scala. Arriviamo al pelo del clipping, quindi 25 volt RMS che avevamo visto prima, appena sotto. Andiamo a riadattare i livelli di lettura, ecco qua. Adesso abbiamo tutte le nostre forme d'onda e vi chiedo, adesso che abbiamo fatto questa prova, di concentrarvi un attimo qui nel punto dove è posizionato il cursore sulla FFT, sull'analisi di spettro. Il cursore è opportunamente posizionato a 1 kHz, dove in assenza di segnale, cioè in assenza di segnale amplificato per la precisione, non c'era praticamente nulla, a parte qualche spuria, fondamentalmente qualche residuo di seconda armonica, ma niente di che. Nel momento in cui andiamo ad applicare il nostro segnale, ecco che il contenuto armonico nella zona del kHz aumenta in maniera evidente, direi, si forma proprio un picco. Adesso, secondo voi questo che cosa significa? Significa una cosa che io ho già predicato da tempo, ma finalmente abbiamo l'opportunità di vederla mettendoci proprio dentro il nasino, come si fa con i gattini quando non devono fare la loro Nutella sul tappeto, gli si mette dentro il musetto e imparano che lì non si fa la Nutella. Ecco, nel nostro caso la Nutella è proprio questo picco a 1 kHz. Questo picco ci dice che la corrente assorbita dal nostro amplificatore, la corrente di alimentazione, il 220, ok? La corrente assorbita
è modulata, quindi è modificata, quindi è collegata strettamente al segnale che sto amplificando. Attenzione, questo è un punto estremamente importante. Ed è il punto da ricordare a tutti quei dottori in non so cosa che ci dicono che il 220 è sempre 220, perché tanto l'alimentatore raddrizza la corrente e c'è il trasformatore e ci sono i condensatori e quindi quello che succede nell'amplificatore non c'entra niente con la corrente in ingresso. Bene, a quei dottoroni in non so cosa io suggerisco di far vedere questa piccola misura, dove c'è proprio visualizzato il fatto che la nostra corrente assorbita è direttamente modulata dal segnale erogato. Guardate che non è una banalità, o meglio, è una banalità per chi sa come funzionano di questi circuiti. Ma evidentemente per gran parte delle persone di questo mondo non è un punto particolarmente chiaro. Con questa misura, peraltro neanche tanto complicata, abbiamo visto che sì, la nostra alimentazione non è perfetta e sì, la corrente alternata in ingresso è modulata dalle richieste del nostro sistema di amplificazione. Punto. Quindi, cosa vuol dire per l'ennesima volta la solita cosa? La corrente che entra di qui è quella che esce di qui. Quindi la corrente modulata che va ai vostri diffusori è quella che entra dalla spina. Trattate bene la corrente che entra dalla spina e vi uscirà buona corrente. Trattate male la corrente che entra dalla spina e vi uscirà cattiva corrente, per quanto buono possa essere l'amplificatore, ma un'influenza l'alimentazione ce l'avrà sempre. Per alimentazione intendo sistemi di alimentazione, cavi, eccetera. Molto spiacente per tutti quei signori che sostengono il contrario, ma ovviamente non lo possono documentare. Possono solamente dire delle cose con le conoscenze di matematica di un ragazzino di 15 anni. Che non è mai andato oltre la pagina 3 del libro. Non era mia intenzione polemizzare, però era mia intenzione darvi una solida base su cui impostare un ragionamento. Se non si hanno chiari questi aspetti è inutile discutere di queste cose. Adesso fortunatamente abbiamo un riferimento, direi, ineluttabile. Facciamo una controprova perché abbiamo visto che comunque quando noi eroghiamo potenza, ecco qua, un po' tutto lo spettro del nostro segnale in corrente va a modificarsi, non solo la parte a 1 kHz. E allora facciamo una controprova. Andiamo a prendere ad esempio i 200 Hz, vedete questi rimangono comunque molto bassi. E vediamo cosa succede ai 200 Hz della corrente assorbita dalla rete quando andiamo ad amplificare un segnale a 200 Hz. Diminuiamo la nostra frequenza sul nostro generatore, facciamogli erogare i 200 Hz. Vi sposto il cursore per evidenziare proprio quella frequenza. 200, ecco qua, 200 Hz, ci siamo precisi così avete un riferimento. Allora, adesso andiamo a applicare all'ingresso, abbiamo detto un segnale a 200 Hz, glielo facciamo amplificare e vediamo cosa succede. Occhio al cursore sui 200 Hz. Aumentiamo come al solito lentamente il nostro livello. Siamo vicini al clipping, solo per magnificare maggiormente su quella che è già l'evidenza, e guardate il nostro grafico. Tolgo il segnale e il nostro contenuto a 200 Hz va a sparire. Applico il segnale ed ecco che aumenta. Attenzione, è aumentato leggermente anche quello a 1 kHz perché è un'armonica dei 200 Hz, quindi chiaramente ne risente, ma ne risente molto meno. Vogliamo fare la prova? Lasciamo il nostro segnale applicato e ci spostiamo con il nostro generatore da 200 Hz, vediamo un po', potremmo andare 1,9 a 2 kHz. Ecco che i nostri valori a 200 e a 100 si abbassano e troviamo invece un'abbondanza questa volta a 2 kHz. Mi rendo conto che 2 kHz sono fuori dal nostro range di misura e allora andiamo a 1 kHz e mezzo. Il nostro kHz non è affetto dal nostro aumento, a 1 kHz e mezzo invece notiamo una differenza abbastanza importante. Spostiamo il nostro cursore a 1 kHz e mezzo, togliamo il segnale, vedete che siamo in un minimo della nostra analisi di spettro, applichiamo il segnale e
creiamo un picco evidente. Io credo che quello che dovevamo vedere lo abbiamo visto e spero che sia stato sufficientemente comprensibile. Vedete che a volte anche la banale prova di un amplificatorino a transistor può riservare interessanti sorprese, interessanti scoperte, chiamiamole così. Io come al solito non posso che manifestarvi la mia enorme ammirazione per essere arrivati fino a questo punto del video ed esservi sorbiti una decina di minuti abbondanti di misure e sproloqui del sottoscritto. Detto questo, spero che tutto sommato lo sforzo sia servito a qualcosa. Non credo che questo metterà fine alla questione delle porcherie che vengono dette, spacciate, fatte sull'alimentazione. Però magari in qualche caso potrebbe essere una buona carta da tirare fuori, un buon asso nella manica da mettere in faccia a quelli che dicono stupidaggini. Io ho un sospetto, ma teniamolo per noi. Ho il sospetto che quelli che guardano questi video tutto sommato non abbiano bisogno di queste precisazioni perché le cose le hanno già capite per conto loro. E forse molti di quelli che non guardano questi video comunque non capiranno nulla lo stesso e rimarranno fermi sulle loro strane convinzioni terrapiattistiche. Però va bene, dai, insomma, uno ci prova e poi come va. Si prova a mettere giù quella gocciolina tanto per vedere se la roccia piano piano viene scavata. Fatemi sapere sotto nei commenti se questo video vi ha portato a qualcosa di utile, fatemi sapere se avete dei terrapiattisti intorno che vi contestano per queste vostre convinzioni. Ah no, le convinzioni sono le loro, noi abbiamo le misure. Mettete un like se siete capitati qui per caso, iscrivetevi perché ho visto nelle statistiche che la maggior parte di quelli che guardano i miei video non si iscrivono al canale, il che vuol dire o che sto antipatico o che non gli sono piaciuti i video, però poi tornano, insomma una cosa strana, quindi magari iscrivetevi qua sotto, attivate la campanella per le notifiche, condividete il video, ci sono un sacco di altri social su cui potete farlo, fatemi sapere come vi siete trovati su questo canale e noi ci vediamo al prossimo video.